Buono, buono per davvero. Quante saranno le ricette con il pollo? 1000, mila, miliardi, è vero questa cosa qui, ma quante sono le ricette buone? Anche queste 1000, mila, miliardi. Oggi vado a fare una di queste ricette molto buona, tra l'altro anche molto molto semplice. Vado a fare il pollo all'ortolana. Il nome non è che dice un granché, la realtà è che viene molto bene. Facciamolo perché è molto semplice. Una bella casseruola, serve una casseruola per le cotture lunghe perché questo pollo verrà tutto cotto qui nella casseruola. Allora, un pochino d'olio sul fondo e si comincia a rosolare il pollo. Allora, la scelta del pollo fate voi. Io in questo caso utilizzerò cosce e sovraccosce, hanno una cottura praticamente che è simile, però volete utilizzare anche il petto di pollo, fate voi tranquillamente, senza problemi. E ora si mettono a rosolare. Il pollo sta rosolando, vado a preparare tutti gli altri ingredienti. Il primo ingrediente che aggiungerò nella casseruola è la cipolla. E l'affettiamo. Tanto le cipolle le metto da parte. Le metto da parte perché il pollo deve essere rosolato molto bene. E visto che ho tempo, faccio tutte le altre verdure, partendo dalle carote. Le carote le facciamo a rondelle. Questa fase qui, la fase in cui si rosola il pollo, fatela con calma, non mettete il fuoco al massimo perché altrimenti si rischia di attaccare e basta. Va fatta rosolare bene, ci vuole qualche minuto, tanto nel frattempo si preparano tutte le altre verdure. Dopo le carote, peperone, anche peperoni, le mettiamo insieme alle carote, pomodori, il pollo è rosolato, direi bene, aggiungiamo la cipolla. Uno spicchio d'aglio, potete, questo tra l'altro è anche piccolino, lo potete mettere così intero o affettato come farò io, scegliete voi. Un paio di minuti, non di più, il tempo proprio che la cipolla si ammorbidisca leggermente e poi si va a sfumare con il vino bianco. L'importante in questa fase qui è proprio deglassare il fondo, nel fondo se sarà un po' attaccato, il grasso e tutto, un po' raschiate con il mestolino in modo tale da proprio toglierlo completamente dal fondo, considerate ci vorranno proprio 2 secondi per farlo. Il tempo che ci vuole poi per far perdere al vino tutta la parte alcolica. E ora pelo le patate. Lo potevo fare prima, però l'avrei dovute mettere a bagno nell'acqua, altrimenti sarebbero diventate tutte nere. Invece ora praticamente le metterò dentro la casseruola, quindi si possono pelare anche all'ultimo momento. E si fanno a pezzi non troppo piccoli. Metto insieme alle altre verdure. E ora timo fresco. Se non avete il timo fresco mettete il timo secco, ne mettete 3-4, in questo caso questo è piccolino, sono 5 rametti.
una foglia d'alloro, un bel pizzico abbondante, facciamo anche 2 pizzichi di origano e poi aggiungo tutte le verdure, patate, carote e pomodori. Una girata di sale, non esagerate all'inizio perché poi c'è bisogno di una cottura lunga, quindi si restringerà, si assaggia poi alla fine. Se volete anche un pochino di pepe, brodo di pollo, oppure se volete brodo vegetale va benissimo uguale, e ce ne deve essere a sufficienza per portare avanti la cottura. Si copre, temperatura del fuoco medio-bassa, più bassa che media, e ora si porta avanti la cottura lentamente, quindi per, considerate, almeno 40 minuti, ma probabilmente ce ne vorranno anche 50. Ogni tanto muovete proprio la casseruola, proprio la muovete in questo modo proprio per evitare che si possa attaccare, poi controllate, se manca del liquido aggiungete un pochino di brodo. Ci vediamo fra 40 minuti all'incirca, diciamo così, 10 minuti prima del termine della cottura, poi aggiungeremo l'ultimo ingrediente. Ci vediamo fra un pochino. Allora, ci siamo. C'è anche un bellissimo aspetto, guardate. Le patate sono cotte, il pollo è cotto, praticamente è cotto. Ultimo ingrediente che si va a mettere sono i piselli. Considerate a questo punto la cottura 10 minuti, un quarto d'ora proprio al massimo. Dipende da che tipo di piselli utilizzate. Se usate i piselli novelli magari ci vuole un pochino più tempo. Con i piselli primavera o piselli finissimi, insomma, in 10 minuti, un quarto d'ora sono pronti, assolutamente. Mantenete sempre la temperatura piuttosto bassa, però a questo punto che cosa dovete fare? Dovete assaggiare per sentire se la quantità di sale che abbiamo messo è corretta, quindi si prende un pochino del sughetto e si assaggia. Buono, ma il sale, non buono, buonissimo, però di sale ne manca, quindi va messo. Lo mettiamo negli ultimi 10 minuti. Bene, mi piace anche proprio come colori. Proprio bello, 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 bello. Chiudo ancora, lascio proprio un filino che vada via un pochino di vapore, 10 minuti, un quarto d'ora e poi l'assaggiamo. Guardate, a me piace da morire, proprio sembra un piccolo quadro con tutti questi colori. Ma guardate. E ora, dopo aver celebrato la bellezza dei colori di questo piatto, si va all'assaggio. Prendo una sovraccoscia e le verdurine. No, ma è proprio bello. No, non brucia più tanto. Ora si assaggia, Come avete visto, l'ho fatto leggermente raffreddare, quindi la malefica patata la posso assaggiare subito. Che buona. Le carote? Davvero, davvero buono. Buono, buono per davvero. Anche questa volta devo dire che sono stato molto 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 parco con il sale. Però dopo il primo morso che ho avuto l'impressione che fosse con poco sale, dopo ho cominciato a apprezzare tutti i sapori. Forse è perfetto così. Mamma mia.
Allora, è di una facilità, l'avete visto, estrema, ma la resa è incredibile perché è di un buono fuori dal mondo. Dovete assolutamente provarlo, buonissimo.